In questo modo, con queste precise impostazioni, sono riuscito a guadagnare solo in questo mese centesimi senza appunto fare nulla e senza preoccuparmi del copy trading. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a parlare di copy trading. Perché sto facendo questo video? Perché io comunque sia in questo periodo non mi sono fermato e quindi sono riuscito a continuare i miei test, a continuare a guadagnare, perché sono 2, 3, forse anche 4 mesi che sto riuscendo a fare profitto grazie al copy trading. In precedenza ci ho perso un botto, vi avviso, quindi c'è da stare attenti, anzi mi raccomando, usate sempre la testa, non è assolutamente un consiglio, ma sto soltanto condividendo la mia esperienza in questo ambito. E appunto oggi voglio mostrarvi come, con quali impostazioni dettagliate sto facendo io copy trading, dato che negli aggiornamenti settimanali che vado a fare molti mi chiedono: ma nel copy trading, quando guardano quella sezione mi chiedono: ma nel copy trading chi stai seguendo, come lo stai seguendo, come fai ad avere questi profitti, eccetera eccetera. Quindi questo è il video giusto se vi interessa. Sto facendo copy trading appunto da un bel po' di mesi. In questo periodo di caos non mi sono fermato semplicemente perché non mi sono fermato. Potevo aver paura, sì, che l'exchange potesse avere, non lo so, per assurdo problemi e chiudere da un momento all'altro, anche se abbiamo visto in live che almeno sembra non essere assolutamente questa la situazione. Però per l'assurdo magari potevo aver paura e prelevare tutto e uscirmene. Non l'ho fatto per il semplice motivo che per il copy trading, da quando sono partito, ho utilizzato un capitale che ero disposto a perdere. Infatti era un capitale piccolo, ovvero $150. Non si ci fa nulla con il copy trading. Ho ricominciato con $150, ovviamente dopo averne persi veramente un bel po', credo più di 1000 almeno. Però da quando ho cominciato a rifare copy trading con la testa mi sono dato dei limiti, soprattutto l'ho cominciato a fare con numeri veramente bassi. E forse questa è una delle cose da fare, perché se no veramente vi bruciate tutto, non partite subito di quarta. Questa è la prima cosa da fare. E appunto era una cifra che potevo perdere, quindi in qualunque caso o perdevo tutto con il copy trading o perdevo perché chiudeva, non lo so, per assurdo l'exchange, qualsiasi cosa potesse succedere, qualsiasi catastrofe, comunque era una piccola cifra che potevo perdere, quindi non me ne fregava nulla e ho deciso di continuare e soprattutto capire in questo periodo come ha performato questo trader, eccetera. Infatti adesso andremo a vedere un attimo le impostazioni che utilizzo io seguendo questo determinato trader e vediamo un po' i risultati che sta portando. Ovviamente se volete altri aggiornamenti lasciate un mi piace e l'iscrizione al canale per chi è nuovo. Adesso direi di spostarci al PC e andare a vedere tutti i settaggi precisi che utilizzo io. Ed ecco qua, queste sono alcune operazioni chiuse, come vedete sono numeri bassi, ma a me non interessa, l'importante è che siano sempre profitti. E il range di tempo che ho scelto è questo qui, quindi partendo da questa operazione chiusa il 18, come vedete il 18 ottobre, fino al 18 novembre. Perché ho scelto questo range di prezzo? Semplicemente perché l'ultima operazione chiusa dal trader è stata il 18 novembre, quindi mi sembrava giusto prendere un mese esatto. Ovviamente lui ha continuato ad aprire e chiudere operazioni, ma siccome io ne seguo 3 per volta, c'è ancora queste 3 aperte, io non ne ho potute aprire altre, quindi io mi sono fermato lì, ho preso un mese di tempo. Ovviamente tornando indietro ce ne sono altre, ma a noi ci interessa questo pezzo qua. Poi magari lo faremo un resoconto anche generale da quando appunto sto seguendo questo trader. Quindi partendo dal 18 e continuando ad andare avanti, come vedete ci sono tanti profitti, sempre profitti. Ancora un'altra pagina ed ecco qua, fino ad arrivare a questo giorno qua, ovvero 17 novembre. Fino a questo punto siamo sempre in profitto e adesso andiamo a vedere le impostazioni che utilizzo io e ovviamente dopo andremo a fare il resoconto totale. Quindi andiamo su copy trading. Che trader cerchiamo? Il trader che seguo io intanto si chiama Bold. Come molti saprete, magari potrete dire: ok, seguivi Icor? Sì, Icor si è un po' fermato, sicuramente tornerà attivo, però se seguivate tutti i video del lunedì sapevate che io utilizzo 2 account e sapevate che stavo testando questo trader, lo dicevo già da un po' di tempo, forse a qualcuno che me l'ha chiesto l'ho anche detto. Adesso bisogna stare attenti alle impostazioni con cui si segue un trader. Come vedrete lui ha percentuali veramente molto più alte, ma come state vedendo lui utilizza anche una leva 50, cosa che
io non mi posso assolutamente permettere, perché basterebbe che l'operazione vada di poco in negativo per essere liquidato. Ovviamente io non ho il capitale che magari utilizza lui, quindi io mi devo attenere a quello che ho, mi devo adattare comunque io a lui e non lui a me, ovviamente, anche perché chi lo conosce. Quindi cosa bisogna fare? Andiamo nelle impostazioni, ovviamente impostazioni avanzate, qua ovviamente ci trovate base e avanzate, a noi interessano quelle avanzate. Io lo seguo solo in Bitcoin, come vedete sulla coppia Bitcoin USDT, non lo seguo in Ethereum perché in passato ho visto che ha fatto danni, ma ne sono accorto, visto che lì qualche operazione la sbagliava e quindi ho deciso di copiarlo solo in BTC. Poi da quello che sto vedendo lui apre comunque posizioni solo in BTC e in Ethereum, però ripeto, a me interessa solo BTC, fino adesso mi sono trovato bene così e continua ad andare bene così. L'ho messo in italiano così andiamo meglio. Modalità follow BTC USDT, ovviamente se inserite altre coppie qua ve le aggiungerà e ve le dovete settare una per volta, però ripeto, a noi ci interessa BTC USDT. Margine, segui il trader, assolutamente no, mettete USDT. Altra cosa, leva, non seguite il trader, lui userà leva 50, perché se lui aprirà posizioni leva 50 e voi lo seguite con quella leva, lui guadagnerà più commissioni, e cosa che fanno tutti i trader qua sopra, aprono tantissime posizioni con leva 50 appunto per guadagnare più dalle commissioni dei profitti che fate, quindi se eventuali profitti che fate. Quindi direi di metterlo personalizzato. Io adesso sto utilizzando una leva 10, l'ho aumentato da poco, prima lo seguivo con leva 5. Qui dobbiamo stare attenti sia ad usare margine e leva adeguata. Ovviamente dobbiamo andare a controllare che non paghiamo più commissioni di quanti profitti facciamo, perché ad esempio se lui chiude delle posizioni con $1 di profitto e poi paghiamo $1,50 di commissioni, capite bene che non ne vale la pena. Quindi mi raccomando, andatevi a controllare questo rapporto. Comunque sì, ad esempio come l'ho settato io in questo modo qui esatto, non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda la leva, anche perché già lo sapete, chi è iscritto con BitGet sotto la nostra community ha uno sconto sulle fee, quindi ancora meglio. E altra cosa di BitGet, mi stavo dimenticando, questa cosa ve la volevo sempre dire, andate a controllare i coupon che di tanto in tanto vi mettono nella sezione coupon $50 da utilizzare, che ve li scala dalle commissioni, quindi cioè, praticamente ogni operazione che andate a fare vi mette commissioni 0, quindi ogni tanto andatevi a controllare quella sezione, che magari se lasciate correre le notifiche e non le guardate ve le perdete queste cose, quindi mi raccomando. Modalità follow, io ho messo 40, ma forse nell'ultimo mese l'ho aumentato, prima ce l'avevo a 25/30 quando ovviamente avevo anche la leva più bassa. Adesso ho sbilanciato un pochino, anche perché lo vado a seguire con 3 operazioni. Adesso ci arriviamo qui a come impostare questa cosa. Lo seguo con 3 operazioni massimo, quindi se anche lui ne apre 6 a me copia le prime 3, punto, finisce lì. E sono $120 appunto di copia che mi va a copiare se apre tutte e 3 posizioni, che per me è un po' rischioso ovviamente, però per la cifra che ho io, che è intorno ai 300, adesso forse qualcosina in più, va bene così. Anzi, l'ho cambiato adesso perché qui c'avevo 100, quindi lui che faceva, mi apriva 2 posizioni con 40 ciascuno, quindi 40-40, e la terza con 20, adesso l'ho modificato. Dobbiamo andare a modificare questa sezione qua. Questa sezione qua diciamo è un po' particolare, perché questo trader è capitato molte volte che la posizione andava nel verso opposto, scendendo fino a, non so, 10%, 20%, 30%, per poi recuperare tutto e andare in profitto. Quindi io ho deciso di lasciare stop loss libero. Quindi se lui la chiude, me la chiude. Stessa cosa con il take profit, se lui la chiude, la chiude anche a me. Follow massimo 120 USDT, quello che vi dicevo prima. Mi raccomando, in molti lo lasciano così al massimo, e no, perché se avete un capitale di $300 ad esempio, lui va ad aprire posizioni da 40 all'una, ve ne aprirà tante. Se lui ne apre 6, 7, 8, 10, ve le andrà a seguire fin quando non terminate il capitale, e capite bene che se vanno magari 3, 4, 5 cominciano ad andare al contrario, avete bruciato tutto, avete perso tutto, quindi state attenti a questo. È rischioso non mettere lo stop loss? Sì, però purtroppo io non so come opera questo trader, non so che strategia abbia. Ripeto, è capitato molte volte che la posizione vada al contrario, arriva a meno 30, meno 40, meno 50, poi recupera tutto e chiude in profitto. Quindi
Ripeto, il discorso è sempre lo stesso. Si è disposti a rischiare del tutto quella cifra? Sì, allora si lavora in quel modo qui e si rischia tutto. Se non si è disposti non si fa proprio copy trading, è inutile. È la stessa cosa, il copy trading è soltanto per facilitare appunto chi non ha tempo di fare trading, non chi non ne capisce. Cioè se non sapete cosa state facendo, andate lì e fate follow, mettete qui 100, magari avete 100 dollari, mettete 100 dollari qui, leva 50, oppure come il trader, mettete qua, usa tutto. Ragazzi, vi bruciate il giorno dopo, quindi mi raccomando, anche queste impostazioni, lo voglio ripetere, ci tengo a ripetere, non è per nulla equilibrato a quello che ho io sul conto, perché ripeto, adesso ho 3, 400, non mi ricordo, 500, non è assolutamente equilibrato per quello che ho io, però ripeto, me la sto rischiando un po' in più, vi ho detto io stesso, sono partito forse copiandolo addirittura con 10 dollari alla volta, senza leva, poi ho aumentato a 15 dollari, poi 20, poi 25 con leva 5, poi man mano 30, ho aumentato pian piano, ma ci ho messo 3-4 mesi a rischiare questa cifra qui. Però ripeto, la sto rischiando io, non vuol dire che dovete rischiare la stessa cosa, vi sto mostrando soltanto le mie impostazioni perché me l'avete chiesto veramente tantissime volte, soprattutto mi avete chiesto chi seguire. Per ora sto seguendo solo lui perché appunto non ho altro capitale da rischiare. Ovviamente quando Igor tornerà a fare trading su Bitget acquisterà di nuovo fiducia. Per quanto riguarda questo exchange sappiamo che probabilmente settimana prossima rilascerà i dati sui fondi che possiedono e tutto, magari prenderà di nuovo fiducia e ritornerà a fare copy trading. Quasi sicuramente io metterò altri soldi a disposizione per il copy trading e comincerò a seguire anche Igor, però per ora che non c'è ovviamente continua a seguire questa persona che comunque sia in questi mesi mi ha portato profitto e ciò non vuol dire che la tolgo ovviamente, fin quando sarò in profitto, fin quando la mia cifra aumenta e non diminuisce, non mi interessa, può succedere qualunque cosa. Io ho fatto conto che quella cifra non ce l'ho, quindi questa è la mentalità da usare, cioè quando usate dei fondi per il copy trading fate conto che non sono più vostri, li state affidando appunto a una persona che per noi dovrebbe essere in grado di gestirli nel trading. Altra cosa da controllare è il margine, come vedete io qui ce l'ho isolato, il trader invece usa margine cross e andatevela a controllare perché almeno a parer mio non conviene utilizzare margine cross se si usano capitali magari un po' più bassi, quindi andatevi a controllare anche questo, basterà andare nei future e cambiare il margine appunto. Quindi quanto ho guadagnato con il copy trading questo mese? Nell'ultimo mese ho guadagnato 107 dollari e 7 centesimi, capite bene che per capitale che utilizzo in pratica ho quasi raddoppiato e ha mantenuto la stessa media anche il mese scorso e 2 mesi fa, quindi negli ultimi 3 mesi in pratica ho quasi triplicato il capitale con cui sono partito per fare il copy trading. Ripeto, è sicuro? Succede sempre la stessa cosa? No, in passato ci ho perso altri soldi, per ora sta andando bene con queste impostazioni e ripeto, sono disposto a rischiare questo capitale e l'ho lasciato correre assolutamente. Se vi interessa approfondire la questione Bitget e copy trading, qui trovate un video assolutamente dedicato.